The sermon Vision of William Branham was delivered by Brother William Marion Branham on Friday morning, September 30, 1960, at the campaign office in Jeffersonville, Indiana, United States of America. Il sermone Visioni di William Branham è stato predicato dal fratello William Marion Branham la mattina di venerdì 30 settembre 1960 nell'ufficio della campagna a Jeffersonville, Indiana, Stati Uniti d'America. This tape is being made for the kingdom of God, as I am presenting it to Brother Lee Vale for manuscript. Brother Vale has asked me, here in the presence of Brother Mercer, to give some of the former visions. Questo nastro viene fatto per il regno di Dio mentre lo sto presentando al fratello Lee Vale come manoscritto. Il fratello Vale mi ha chiesto qui, in presenza del fratello Mercier, di dare alcune delle precedenti visioni. Of course, visions was one of the first things I can remember is visions coming. Visions come all the time. But after my conversion is where I think you were interested in, Brother Vale. Ovviamente le visioni, dove come io, una delle prime cose che riesco a ricordare sono le visioni che arrivano. Le visioni arrivano di continuo, ma dopo la mia conversione è dove penso che eri interessato, fratello Vale. Well, I remember after I was ordained in the church, the Baptist church, by Dr. Roy Davis here at Watt Street in Jeffersonville, where the church was at the time. Beh, mi ricordo dopo che fui ordinato nella chiesa, la chiesa battista, dal dottor Roy Davis qui in Watt Street a Jeffersonville, dove la chiesa si trovava all'epoca. I remember one outstanding vision, not over a few weeks after I'd say a few days after my ordination. Mi ricordo una visione straordinaria, non più di qualche settimana dopo la mia, direi qualche giorno dopo la mia ordinazione. I saw a vision of an old man that was laying in the hospital that was mashed. He was a colored man. And he was instantly healed, insomuch that it caused a lot of confusion. And he got up out of the bed and walked away. Vidi una visione di un anziano che giaceva all'ospedale, che era stato schiacciato, era un uomo di colore e fu guarito all'istante, al punto che ciò causò molta confusione e si alzò dal letto e se ne andò via. And about 2 days after that, I was cutting off services, non-paid services in New Albany, water and gas and electrical bills. E circa 2 giorni dopo di ciò, stavo tagliando le forniture non pagate a New Albany, acqua e gas e bollette della luce. And I was so filled with joy every time I'd find an old house, I'd just go in and pray, where no one lived. Ed ero così pieno di gioia. Ogni volta che trovavo una casa vecchia, entravo e pregavo, sapete, dove non viveva nessuno. And I remember telling Mr. Johnny Potts, which is living today. He's way close to, I guess, to 70 or 80 years old. He was an old meter reader. And they'd taken him off of meter reading then, and had placed him at the desk to take complaints and things as you entered the door, and service calls.
E mi ricordo di averlo detto al signor Johnny Pott, che vive oggi. Lui è molto vicino, credo, ai 70 o 80 anni. Era un vecchio addetto alla lettura dei contatori e lo avevano tolto dalla lettura dei contatori a quel tempo e lo avevano messo allo sportello a ricevere i reclami e altro, come si entrava dalla porta, e le chiamate di servizio. And I was telling him what the Lord had showed me. And he had been, once in a while, picking up a few stray meters that the regular man didn't get. E gli stavo raccontando cosa il Signore mi aveva mostrato e lui andava una volta ogni tanto a ritirare dei contatori con dispersione che l'incaricato non prendeva. And in this, he was telling a man, which I'd seen in the paper, where they had an old wagon in those days, drove two horses to pick up garbage and trash in the alley. E durante questo lui stava dicendo che un uomo, la qualcosa avevo visto sul giornale, dove avevano un vecchio carro, in quei giorni guidavano 2 cavalli e raccoglievano i rifiuti e la spazzatura nel vicolo. There's an old colored man by the name of Mr. Edward J. Merle. He lived at 1020 Clark Street in New Albany. C'era un anziano di colore di nome Signor Edward G. Merrill, viveva al 1020 di Clark Street a New Albany. And he had been hit by 2 white people, which was a white girl and a boy riding in a car, and he lost control of the car, and it mashed him into the wheel of the wagon, and it just broke all the bones in his body nearly. And then through his chest part especially, knocked his back out of place. Ed era stato investito da 2 bianchi che erano una ragazza e un ragazzo bianchi che andavano in macchina, e lui aveva perso il controllo della macchina e lo aveva schiacciato nella ruota del carro e si erano proprio rotte tutte le ossa del corpo, quasi, e nella zona del torace in particolare la sua schiena era finita fuori posto. They had him in the hospital very bad, and Mr. Potts, passing through the hospital there in New Albany, had told him that about the Lord dealing with me, and he sent for me to come pray for him. And immediately I thought, that's the man that I have seen in this vision. E lo avevano all'ospedale molto grave, e il signor Pott, passando per l'ospedale lì a New Albany, glielo aveva detto del Signore che trattava con me, e lui mi mandò a chiamare per andare a pregare per lui, e immediatamente pensai, ecco l'uomo che ho visto in questa visione. So I was a little scared to go, because that's one of my first, you see, to go like that. So, but however, I went and got my buddy, which had just been converted, a little French boy named George D'Arc, and I just led him to Christ. Perciò io avevo un po' paura di andare, perché quella era una delle mie prime, vedete, ad avvenire in quel modo. Così, ma comunque andai a prendere il mio amico che si era appena convertito, un piccolo ragazzo francese di nome George D'Arc, e lo avevo condotto da poco a Cristo. And we went up, and I said, now, Brother George, I want you to remember these things that happened to me, I can't understand them. E andammo, e io dissi, ora fratello George, io voglio che ti ricordi queste cose che mi accadono, non so spiegarle. But you remember, this man's going to be healed. And when he's healed, I can't pray for him till the 2 white people comes and stands on the other side of the bed. Because I have to do it the way it was showed to me. Ma ricorda, quest'uomo sarà guarito, e quando è guarito non posso pregare per lui finché i 2 bianchi non vengono e stanno dall'altro lato del letto, perché devo farlo nel modo in cui mi è stato mostrato. And I went in to the hospital and asked for Mr. Merle, and I went there, and his wife told me that he was very seriously, and he couldn't move because that the x-rays had showed that some of these bones were laying right next to the lung.
and if he moved, why, might puncture his lungs and hemorrhage him to death. Ed entrai nell'ospedale, chiesi del signor Merrill e ci andai, e sua moglie mi disse che era in una condizione molto grave e non poteva muoversi perché la radiografia aveva evidenziato che alcune di queste ossa si trovavano proprio vicino al polmone e se lui si muoveva, poteva perforarsi i polmoni e morire dissanguato. And he was very bad, and it was hemorrhaging a little from his throat and so forth because he was bleeding around the mouth. He had been laying there about 2 days. E stava malissimo e aveva una piccola emorragia alla gola e così via perché sanguinava intorno alla bocca e giaceva lì da circa 2 giorni. And the man was at that time about 65 years old, I suppose, 60 or 65. Elderly man, his mustache long had turned white, and his hair was gray. E l'uomo aveva a quel tempo circa 65 anni, suppongo, 60 o 65, un uomo attempato, i suoi baffi lunghi erano diventati bianchi e i suoi capelli erano grigi. And I went in and told this man, the vision I'd saw from the Lord, and the young people come in that had hit him. E comunque entrai e dissi a quest'uomo la visione che avevo visto da parte del Signore e arrivarono i giovani che lo avevano investito. And I knelt down to pray for him, and all of a sudden this man let out a scream, saying, "I'm healed," and jumped up. And his wife trying to hold him back in bed, and one of the interns came trying to hold him in bed, and he jumped out of the bed. E io mi inginocchiai a pregare per lui e all'improvviso quest'uomo lanciò un urlo dicendo «Sono guarito!» e saltò in piedi. E sua moglie, cercando di trattenerlo nel letto, e arrivò uno degli interni cercando di tenerlo a letto e lui saltò fuori dal letto. Caused a lot of excitement, and when I said to Brother George, and then one of the sisters is a Catholic hospital, come in and said I'd have to get out of there. So getting that man excited because he had a fever about 104. Suscitò molta agitazione e quando dissi al fratello George e poi una delle suore, era un ospedale cattolico, entrò e disse che doveva uscire da lì, avendo in tal modo fatto agitare quell'uomo perché aveva la febbre a circa 104. And the strange thing, when they put him back in the priest of the place and some of the doctors that made him go back to bed because he's putting on his clothes. And when they took his temperature, he had no temperature. E la cosa strana, quando lo rimisero dentro il prete, il posto dei dottori lo avevano fatto tornare a letto perché lui si stava vestendo e quando gli misurarono la febbre non aveva febbre. There's many people living today that seen the vision, seen it happen, and know about it. Ora ci sono molte persone in vita oggi che hanno visto la visione, l'hanno vista accadere o sanno di essa. And I went out and stood on the steps and said to Brother George, now you watch, he's going to be wearing a brown coat and a plug hat. He'll walk right down these steps in a few minutes. And he actually did. He come right out and walked down. E uscii e mi fermai sulle scale e dissi al fratello George, ora stai attento, lui indosserà un cappotto marrone e un berretto, scenderà dritto per queste scale fra qualche minuto. E lo fece davvero, venne proprio fuori e scese. And about a night after that, the Lord appeared to me again one morning just about to break of day and showed me a woman hideously crippled that was going to be made well. So I said, well, I'll probably find out where she's at. E circa una sera dopo questo, il Signore mi riapparve una mattina, più o meno all'alba, e mi mostrò una donna terribilmente storpia che sarebbe stata sanata. Così dissi, io probabilmente scoprirò dove si trova. And so
I went down and was turning off some water up on, I believe it's around 8th Street in New Albany. And there's a double tenement, and I was afraid I turned off both sides. E così scesi e stavo chiudendo dell'acqua su, credo che fosse vicino alla 8th Street a New Albany, e era un doppio caseggiato e temevo di aver staccato da entrambi i lati. One side the people had moved out, and the other side the people were there. So I went over to the side that had the people is occupied. Su un lato le persone si erano trasferite e sull'altro lato c'erano le persone. Così andai sul lato che aveva le persone, era occupato. And I knocked at the door, and there was a real poor people and a very attractive young girl come to the door, rather poorly dressed. And she said, what did you want? And I said, would you try the water to see if it's off? And she said, yes, sir. And she said, no, the water's still on. I said, thank you. E bussai alla porta ed erano persone molto povere e una ragazza molto attraente venne alla porta vestita in maniera alquanto povera e lei disse, cosa volevate? Dissi, vorresti verificare l'acqua per vedere se è chiusa? E lei disse, sì signore, e andò, disse, no, l'acqua c'è ancora. Dissi, grazie. And her mother laying on bed, her name was Mrs. Mary Darrell Ohanian. And she was Armenian. Her boy played fullback, I believe it was, on the New Albany base football team. And her daughter was in high school. Her name was Dorothy. E sua madre stesa sul letto si chiamava signora Mary der Ohanian ed era armena. Suo figlio giocava in difesa, credo che fosse nella base di New Albany, la squadra di football. E lei, sua figlia, frequentava la scuola superiore. Si chiamava Dorothy. And she said, Dorothy says to me, aren't you that man of God that have that healing here in the hospital today? My mother wished to speak to you. And I went in. E lei disse, Dorothy mi dice, non sei quell'uomo di Dio che ha fatto quella guarigione qui nell'ospedale l'altro giorno? Mia madre desidera parlarti. Ed entrai. And she told me that she was laying crippled, and she had been crippled in the bed 17 years since this girl was born. And so the girl was 17 years old. And so I told her that. E lei mi disse che giaceva, storpia, ed era bloccata a letto da 17 anni, da quando era nata questa ragazza. E quindi la ragazza aveva 17 anni. E così le dissi che. She said, are you that man of God that healed that man? I said, no, ma'am, I'm not a healer. I just merely pray for the sick man, was showed by something it told me. I didn't know what to call it, a vision or what. I didn't know what it was yet. I was just a boy and single and everything. And lei disse, sei quell'uomo di Dio che ha guarito quell'uomo? Io dissi, no, signora, non sono un guaritore, io proprio solo pregato per l'uomo malato e mi era stato mostrato da qualcosa che me lo aveva detto. Non sapevo come chiamarla, una visione o cosa, non sapevo ancora cosa fosse. Ero appena un ragazzo e celibe e tutto e. So there was this lady asked me for prayer for her. And I told her, let me pray first, and then if the Lord showed me to come back. Così c'era questa signora mi chiese di pregare per lei e io le dissi, lascia che io preghi prima e poi se il Signore mi mostrasse di tornare. And then when I went out to pray, I got Brother George and I said, that's that woman that I was telling you that I prayed about. I know it's the same woman. Go with me.
E allora, quando uscii a pregare, presi il fratello George e dissi: è quella donna di cui io ti stavo dicendo di aver pregato. So che è la stessa donna. Vieni con me. And we went up there to offer prayer. And so this little 17-year-old girl, of course me just a young boy, and she had a brother about 8 years old, something like that. And there's a Christmas tree, it's right after Christmas, standing in the house. And they got behind this Christmas tree to laugh at me, to make their mother well. I told her that the Lord was going to heal her. E andammo lassù a offrire una preghiera, e così questa ragazza di 17 anni, certo io solo un ragazzo, e aveva un fratello di circa 6-8 anni, qualcosa del genere, e c'era un albero di Natale, era subito dopo Natale, stava nella casa e loro stavano dietro quest'albero di Natale a ridere di me, sanare la loro mamma. Io le dissi che il Signore l'avrebbe guarita. And Brother George and I got down to pray, and when I started to pray, well, that angel that you see in the picture, I seen it hanging over the bed. E io, il fratello George e io ci mettemmo giù a pregare, e quando iniziai a pregare, quell'angelo che vedo, quello che vedete nella foto, lo vidi sospeso sul letto. Well, I reached over and took a hold of her hand. I said, Mrs. Ohania, now she lives in New Albany right now, her and her husband and family. Mi allungai e le presi la mano. Dissi: signora Ohanian, ora lei vive a New Albany in questo momento, lei e suo marito, la famiglia. And I said, Mrs. Ohania, the Lord Jesus has sent me and told me before coming that to pray for you and you's going to be made well. Rise up on your feet and be made well in the name of Jesus. Her legs was drawn up under. E io dissi: signora Ohanian, il Signore Gesù mi ha mandato e mi ha detto prima di venire questo, di pregare per te, e tu saresti stata sanata. Alzati in piedi e sii sanata nel nome di Gesù. Le sue gambe erano tirate in su sotto di lei. She, with the Armenian Bible over her heart, started moving towards the side of the bed. And as she did, then Satan spoke to me, said, you let her hit that floor, she'll break her neck off that high bed. I was scared for a moment. Lei, con la sua Bibbia armena sul cuore, iniziò a muoversi verso il lato del letto, e quando lo fece, allora Satana mi parlò, disse: la lasci toccare quel pavimento, lei si romperà il collo da quel letto alto. Mi spaventai per un momento. And I'd always know that what them visions, I didn't know what it was then, had told me was always right. So I went ahead anyhow. Let her come off the bed, and God being my witness, as soon as she started to jump from that bed, both legs come straight. E avevo sempre saputo che ciò che quelle visioni, non sapevo cosa fossero a quel tempo, mi avevano detto era sempre giusto. Così andai avanti lo stesso, la feci uscire dal letto, e Dio che è mio testimone, non appena si mise in movimento, saltò da quel letto, e entrambe le gambe si raddrizzarono. Her daughter screamed, pulling her hair, and run out into the street screaming as loud as she could. Neighbors come from everywhere. Sua figlia urlò tirandosi i capelli e correndo in strada urlando al massimo della voce. I vicini accorsero da tutte le parti. And there she was for the first time for 17 years, walking around in that room praising God. I left immediately to get away from it. Ed eccola per la prima volta da 17 anni camminare in giro per quella stanza lodando Dio. Io me ne andai immediatamente per allontanarmi da ciò. Later, I got acquainted with this young girl and went with her. Of course, this don't have to be on record, but I went with the young girl. In seguito feci conoscenza con questa ragazza e uscivo con lei. Certo, questo non deve essere registrato, ma uscivo con la ragazza. Not long after that, a few weeks, I was in my mother's house one evening. And
I'd been praying that day, and I just simply couldn't seem to break through to victory in my prayer. Non molto tempo dopo di questo, qualche settimana, mi trovavo a casa di mia mamma una sera e avevo pregato quel giorno e proprio semplicemente sembrava che non riuscissi ad aprirmi un varco per una vittoria nella mia preghiera. And I thought I'd just stay go ahead to bed. I was staying at home at that time. And so I went into the room to pray, and I was about 1 o'clock in the morning, I guess. E pensai che sarei proprio rimasto tutto, sapete, andato a letto, ero a casa a quel tempo, e così entrai nella la stanza per pregare. Io era circa l'1 del mattino, credo. And I prayed, and all at once I looked, and Mama, she used to take her clothes, just pile them in a chair. You know, we were real poor people. E io pregai e tutto ad un tratto guardai e mamma aveva l'abitudine di prendere i suoi panni, di accumularli proprio su una sedia, sapete? Eravamo davvero poveri. And I looked something white coming to me, and I thought I was looking at that chair of clothes, but it's that angel of the Lord, that cloud, you know. And it come over to where I was. E guardai qualcosa di bianco stava venendo verso di me e pensavo che stessi guardando quella sedia di panni, ma era quell'angelo del Signore, quella nuvola, sapete? E si avvicinò dove stavo io. And I was standing in a room, a little, what we call a shotgun house, a little straight house, 2 rooms in it. And it had red wainscoting up here for the side, you see. E io mi trovavo in una stanza, una piccola, quella che chiamiamo una casa a doppietta, una casa piccola, dritta, con dentro 2 stanze, e aveva un rivestimento in legno rosso quassù come parete, vedete? There's a little iron poster bed to my right side. There's a black-headed woman standing against the one room, went out into the kitchen. She's standing against that kitchen door, weeping. C'era un letto di ferro a baldacchino alla mia destra. C'era una donna dai capelli neri contro l'unica stanza usciva nella cucina. Lei stava contro la porta della cucina piangendo. There was a father standing to me and had brought me a baby that something had been laying on his little chest. C'era un padre che mi stava vicino e mi aveva portato un bambino sul cui petto era stato messo qualcosa. And his left leg was wound around till it was laying up against his little body, and the right leg wound vice versa, both arms wound up too against his body, and his little body was twisted and wound up till it right here at his neck. E la sua gamba sinistra era piegata intorno al punto che poggiava sul suo corpicino e la gamba destra piegata al contrario, anche tutte e 2 le braccia piegate in su contro il suo corpo, e il suo corpicino era contorto e piegato in su fin proprio qui al collo. And I wondered, what does this mean? And I looked sitting down to my left, and there sat an old woman, taking her glasses off and wiping them from tears or something on her glasses. E mi chiesi cosa significa questo, e guardai seduta alla mia sinistra, e lì stava seduta una donna anziana che si toglieva gli occhiali e li puliva dalle lacrime o qualcosa sui suoi occhiali. To my right, on a red duofold, which was a match to the chair, sat a young blonde-headed boy with curly hair, looking out the window. Alla mia destra, su un divano letto rosso, che era un abbinamento alla sedia, stava seduto un ragazzo biondo con i capelli ricci che guardava fuori dalla finestra. And I looked standing way over to my right, and there stood in that angel of the Lord. And he said to me, "Can this baby live?" And I said, "Sir, I don't know." He said, "Lay your hands across it, it shall live."
E io guardai, stando di là, proprio alla mia destra, e lì stava in quell'angelo del Signore, e mi disse: può vivere questo bambino? E io dissi: Signore, non lo so. Egli disse: poggia le mani su di lui, vivrà. And I did, and the baby had jumped down out of the arms of the father, and the little right leg untwisted, and the right side untwisted, right arm untwisted. It made another step, and the other side untwisted, made another step, and the other side untwisted, the body, middle part untwisted, and he put his little hands in mine and said, Brother Branham, I'm perfectly whole. E io lo feci, e il bambino era saltato giù dalle braccia del padre, e la piccola gamba destra si raddrizzò, e il lato destro si raddrizzò, il braccio destro si raddrizzò, fece un altro passo, e l'altro lato si raddrizzò, fece un altro passo, e l'altro lato si raddrizza, il corpo metà parte si raddrizzò, e mise le mani nelle mie e disse: fratello Branham, sono perfettamente sano. The little baby was wearing blue corduroy coveralls or overalls, little bibbed overalls, and he had brown hair and a little bitty tiny mouth. Il bambino indossava una tuta di velluto blu, cioè una salopette, una piccola salopette con la pettorina, e aveva i capelli castani e una piccola minuscola boccuccia. And then the angel of the Lord told me he was taking me somewhere else, and I was carried way away, and he set me down by the side of an old graveyard and showed me the numbers on a tombstone near a church. And he said, this will be your directing place. E poi l'angelo del Signore mi disse che mi avrebbe portato da qualche altra parte, e fui trasportato molto lontano e mi mise giù accanto a un vecchio cimitero e mi mostrò i numeri su una lapide vicino a una chiesa, ed egli disse: questo sarà il tuo luogo di regia. He carried me into another place, and there was looked like it had been a little town with about 2 stores in it, and one had a yellow front, yellow bordering on the walls. Mi trasportò in un altro posto e c'era sembrava come se fosse stata una cittadina con circa 2 negozi in essa, e uno aveva una facciata gialla, assito giallo sui muri. And I walked up there, or stood there, and there was an old man coming out with a blue corduroy jacket on, or a blue jean jacket, and blue overalls, with a yellow corduroy cap, and he had a big white mustache. He said, he'll show you the way. E andai là, cioè mi trovai là, e c'era un anziano che uscì con una giacca di velluto blu, cioè una giacca di jeans blu e tuta blu con un berretto di velluto giallo. Aveva dei grandi baffi bianchi. Disse: lui ti mostrerà la via. And the next time I come to, I was walking into a room following a rather heavy-set young woman. And as I entered the door, the figures in the paper on the wall were red. Up over the door had a sign, God bless our home. E il momento dopo a cui giunsi, vidi che entravo in una stanza seguendo una giovane donna piuttosto robusta, e quando attraversai la porta, le figure sulla carta del muro erano rosse. In alto sulla porta aveva una scritta: Dio benedica la nostra casa. There's a big old brass poster bed laying to my right side and a chunk stove setting at the left. C'era un grande vecchio letto d'ottone a baldacchino alla mia destra e c'era una stufa a legna alla mia sinistra. And over in the corner laid a girl of about 15 years old, and she'd had polio or something that had drawn her right leg up and her foot turned sideways and is drawn under.
E in un angolo giaceva una ragazza di circa 15 anni e aveva avuto la poliomielite o qualcosa del genere che le aveva retratto la gamba destra. Il suo piede era girato di lato ed era tirato sotto di lei. And she looked like a boy. Only she had hair like a girl, and she had a heart-shaped lips like a girl. E lei aveva l'aspetto di un ragazzo, solo che aveva i capelli come una ragazza e aveva le labbra a forma di cuore come una ragazza. And he said to me, "Can that girl walk?" And I said, "Sir, I do not know." He said, "Go put your hands across her stomach." Then I thought it was a boy, sure enough, because he had me put my hands across her stomach. Ed egli mi disse, può camminare quella ragazza? E io dissi, Signore, non lo so. Egli disse, vai a metterle le mani sullo stomaco. Allora pensai che fosse un ragazzo, certo, perché lui mi stava facendo mettere le mani sul suo stomaco. I did as he told me, and I heard somebody say, "Praise the Lord." And I looked up, and when I did, this girl was raising up. Io feci come egli mi disse e sentii qualcuno dire lode al Signore e alzai lo sguardo e quando lo feci questa ragazza si stava sollevando. And when she raised up the pajama she had on, her pajama leg come up and it showed a round knee like a girl's knee and not knotty, like the boy's knee. And I knew it was a girl. E quando si sollevò il pigiama che aveva addosso, la gamba del suo pigiama si alzò e mostrò un ginocchio tondo come il ginocchio di una ragazza e non nodoso, sapete, come il ginocchio di un ragazzo, e capì che era una ragazza. And she had on her pajamas and she come walking to me, combing her hair. She's blonde, combing her hair. The girl lives in Salem today, married and got 3 or 4 children. And her mother and father are still there also. And so I come to. And I could hear somebody saying, "Brother Branham," or "Brother Bill." "Oh, Brother Bill." And my mother was calling me. E indossava il pigiama e lei venne avvicinandosi a me, pettinandosi i capelli. Era bionda, si pettinava i capelli. La ragazza vive a Salem oggi, sposata e ha 3 o 4 figli. E anche sua madre e suo padre sono ancora lì. E così io tornai in me e potevo sentire qualcuno dire fratello Branham, cioè fratello Bill, oh fratello Bill, e mi stava chiamando mia mamma. And I thought, I hear one way of coming out of that vision, kind of droggy. And I said, "What do you want, Mom?" And in the next room where she's sleeping. And she said, "There's somebody knocking at your door." E pensai, sentivo uno da una parte, uscendo da quella visione, sapete, piuttosto intontito, e dissi, cosa vuoi, mamma? Nella stanza accanto dove stava dormendo, e lei disse, c'è qualcuno che bussa alla tua porta. And I heard it, "Brother Bill," and I opened the door. There's a man stepped in. His name was John Emmel. He lives in Miami, Florida now. And he said, "Brother Bill, you don't remember me." I said, "No, I don't believe I do." E lo sentii, fratello Bill, e aprì la porta. C'era un uomo che entrò, si chiamava John Emil, vive a Miami, Florida ora, e disse, fratello Bill, tu non ti ricordi di me? Io dissi, no, non credo di ricordarmi. Said, "You baptized me and my family." But said, "I took a road that's wrong." He said, "I killed a man here some time ago, hit him with my fist and broke his neck in a fight." Disse, hai battezzato me, la mia famiglia, ma, disse, io ho preso la strada sbagliata. Disse, ho ucciso un uomo qui, un po' di tempo fa, l'ho colpito col pugno e gli ho rotto il collo in una rissa. Said, "I've lost one of my little boys, the oldest one, and said the youngest one is laying home dying now."
Disse, ho perso uno dei miei bambini, il più grande, e disse, il più piccolo giace a casa in punto di morte ora. And said the doctor of the city here had just left and said the child has double pneumonia and it just barely can get its breath. E disse, il dottore della città qui se n'era appena andato e ha detto, il bambino ha la polmonite doppia e riesce appena a stento a respirare. And said, I just, you come on my heart and wonder if you'd come and have prayer with it. E disse, io proprio mi sei venuto tu in cuore e mi chiedo se verresti a fare una preghiera con lui. And said, now, as you know, I'm a cousin to Grim Snelling, which Grim Snelling, the Reverend Grim Snelling now, had not become a minister at that time, a nice Christian boy. E disse, ora, come sai, io sono un cugino di Graham Snelling, il quale Graham Snelling, il reverendo Graham Snelling, ora, non era ancora diventato ministro a quel tempo, un bravo ragazzo cristiano. He said, he's my cousin, I'm going down to get him, which lived about a half a mile from me down in the city, and said, I'm going down to get him, and will you go up? I said, yes, Mr. Himmel, as soon as I put my clothes on. Egli disse, è mio cugino, andrò giù a prenderlo, il quale viveva circa mezzo miglio da me, giù nella città. E disse, andrò giù a prenderlo, e tu vuoi venire su? Io dissi, sì, signor Emil, appena mi vesto. And so he said, I'll take my car and take you up. And I said, all right. So as soon as I get Grim, and I want you all to pray for the baby. And I said, all right. E così disse, prenderò la mia macchina e ti porterò su. Io dissi, d'accordo? Disse, appena prendo Graham e voglio che tutti voi preghiate per il bambino. Io dissi, va bene. So then I went to getting ready, and Mother said, what was the matter? I said, there's a little baby to be healed. And so she said, healed? And I said, yes, Mother. And so I said, I'll tell you more about it when I come back. Così andai a prepararmi e mamma disse qual era il problema. Io dissi c'è un bambino da guarire e così lei disse guarire e io dissi sì mamma e perciò dissi ti dirò di più in proposito quando ritorno. So in a few moments he knocked at the door and Brother Graham was with him. We was going up here by what we know as the boatyard now, which was the old Howard shipyard at the time. Così, dopo qualche minuto, lui bussò alla porta e il fratello Graham era con lui. Stavamo andando quassù attraverso quello che conosciamo ora come il cantiere navale, che era il vecchio cantiere Howard all'epoca. I said, Mr. Himmel, where do you live at now? He said, in above Utica. Io dissi, signor Emil, tu dove abiti ora? Disse, su, sopra Utica. I said, you live in a little, what we call shotgun house, little 2-room. Yes, sir. Sets on a hill. Yes, sir, he said. Io dissi, abiti in una piccola, quella che chiamiamo casa doppietta, 2 stanzette. Sì, signore, si trova su una collina. Sì, signore, disse lui. I said, your baseboard here is made out of tongue and groove. And it's painted red. He said, that's right. Dissi, il tuo battiscopa qui è fatto di perline ed è pitturato di rosso. Disse, è esatto. I said, the little baby is laying in an iron poster bed, and he does have in the house at least a pair of blue corduroy overalls, says he has them on. Dissi, il bambino giace in un letto di ferro a baldacchino e ha in casa almeno una salopette di velluto blu. Dice, ce li ha addosso. And I said, and the baby is teeny fella, about 3 years old, and he's also got a little teeny mouth, little bitty thin lips, and he's got light brown hair. He said, that's the truth.
E io dissi, e il bambino è minuto di circa 3 anni e anche una boccuccia minuscola, piccole labbra sottili e ha i capelli castano chiaro. Disse, è la verità. I said, Mrs. Emmel is a black-headed woman, and in this room you have a red duophole and a red chair. Io dissi, la signora Emil è una donna mora e in questa stanza avete un divano letto rosso e una sedia rossa. He said, was you ever there, Brother Branham? And I said, just a while ago. A while ago, he said. I said, yes. Well, he said, I never seen you. I said, no, it was spiritually. Egli disse, ci sei mai stato, fratello Branham? Dissi, appena poco fa. Poco fa, disse lui. Io dissi, sì. Beh, disse lui, io non ti ho mai visto. Dissi, no, era spiritualmente. I said, Mr. Emmel, you've heard me tell if I baptize you of things that happens to me. I see things before it happens. He said, yes. Dissi, signor Emil, mi hai sentito dire se ti battezzo di cose che mi accadono, vedo cose prima che accadano. Egli disse, sì. Did something like that happen to you, Brother Branham? I said, yes, said Mr. Emmel. Ever what it was that told me has never told me a lie. Your baby is going to be healed when I get there. Ti è accaduto qualcosa del genere, fratello Branham? Dissi, sì. E, signor Emil, qualsiasi cosa fosse ciò che me lo ha detto, non mi ha mai detto una bugia. Il tuo bambino sarà guarito quando arriverò là. And he stopped the car, fell over the wheel, said, God be merciful to me. Take me back, O Lord. See, and I promise you to live for you the rest of my days if you're going to spare my baby's life. And there he gave his heart to Christ. E fermò la macchina, cadde inciampando sulla ruota, disse, Dio, sii misericordioso di me, portami indietro, oh Signore. Vedete? E ti prometto di vivere per te il resto dei miei giorni, se risparmierai la vita del mio bambino. E là diede il suo cuore a Cristo. We moved into the house, all excited about him, a soul being brought back to Christ. Entrammo nella casa tutti entusiasti di lui. Un'anima era stata riportata a Cristo. When we went into the house, there laid everything just exactly the way it was, only the old woman wasn't there. Quando noi entrammo nella casa, là c'era ogni cosa precisamente com'era, solo la donna anziana non c'era. Excitable, so excited, I said, bring me the baby. And the baby just barely living. See, that winding up was a life gone out of the baby. It was just wound to here its little throat. And I said, bring me the baby, not waiting for the vision to fulfill. Emotivo, così entusiasta, dissi, portami il bambino. E il bambino era malapena vivo, capite? Quel piegarsi era la vita che era uscita dal bambino. Era proprio piegato fin qui la sua piccola gola e dissi, portami il bambino, non aspettando che la visione si adempiesse. Brother Vale, if this pad was supposed to be laying here, I can't say a word till that pad's laid there. See, it has to be just the way it showed me. Fratello Well, se questo blocchetto di foglie era stabilito che fosse qui, io non posso dire niente finché quel blocchetto di fogli non è lì, capisci? Deve essere proprio come esso me lo ha mostrato. So I said, bring me the baby. And Daddy brought the baby to me, and I prayed for it, and it got worse. Così dissi, portami il bambino. E il papà mi portò il bambino e io pregai per lui e lui peggiorò. So I thought, now something, it really lost its breath, and they had to fight and shake and everything to get breath in. I thought, now there's something wrong. And I happened to think, where's the old woman? That wasn't there yet. Così pensai, ora qualcosa perse davvero il respiro e dovettero combattere, scuotere tutto per fargli riprendere il respiro. Pensai, ora c'è qualcosa che non va. E mi capitò di pensare, dov'è la donna anziana? Quella non c'era ancora. So
They take the baby, laid it down, they're putting stuff under its nose and everything, and crying, the mother screaming hysterically and everything. Così prendono il bambino, lo misero giù, gli stavano mettendo roba sotto il naso, ogni cosa, e piangendo. La mamma urlava istericamente e di tutto. But the baby was just barely breathing. I thought, well, through my stupidity, I have misused the vision of God, because I never waited on it, being so overexcited. Ma il bambino stava proprio respirando a fatica. Pensai, per la mia stupidità ho usato male la visione di Dio, perché non l'ho attesa, essendo così sovreccitato. By this you can see, Brother Vail, why I wait. I don't care who tells me. I love you as my brother. Brother, don't ever try to tell me something to do when I feel that I've got the will of the Lord. See, no matter how well it looks the other way, I'll wait for Him. See. Con questo puoi vedere, fratello Well, perché io aspetto. Non mi preoccupo di chi me lo dica. Io ti amo come fratello mio. Fratello, non provare mai a dirmi cosa fare quando io sento di avere la volontà del Signore, capisci? Non ha importanza quanto bello sembri l'altro modo. Io aspetterò Lui. Capisci? And so I learned a lesson right here. Many years ago, and to do exactly what He says, and don't do it till He says it's ready to be done. E così imparai una lezione proprio a questo punto, molti anni fa, a fare esattamente ciò che Egli dice e a non farlo finché Egli non dice che è pronto da essere compiuto. The baby was fighting for breath. Now, I couldn't tell him what I'd done, but I just had to wait. And I thought maybe grace will override it. Forgive me. Il bambino stava combattendo per respirare. Ora, non potevo dir loro cosa avevo fatto, ma dovetti solo aspettare. Pensai, forse la grazia prevarrà su questo ed Egli mi perdonerà. Well, I went, sat down. They fought for life for the baby till daylight. When day began breaking, they thought the baby just go at any minute. Andai, mi sedetti, loro combatterono per la vita del bambino fino all'alba. Quando iniziò a farsi giorno, pensavano che il bambino se ne andasse proprio in qualsiasi momento. Well, I sat there and they kept asking me, Brother Branham, what must we do? Or Brother Bill, they call me. What must I do? I said, I don't know. See, I sat there with my head down saying, Lord, please forgive me. Mi sedetti lì e continuavano a chiedermi, fratello Branham, cosa dobbiamo fare? Cioè, fratello Bill mi chiamavano. Cosa devo fare? Dissi, non lo so. Vedete? Mi sedetti lì, la testa abbassata, dicendo, Signore, per piacere, perdonami. Well, and then it come daylight, Brother Grim Snelling had to go to work. So Mr. Himmel had to take him, and I knowed I had to leave the house. And yet Brother Grimm was supposed to be sitting there because he's got blonde curly hair, as you know. He's supposed to be sitting on this duophone. Poi divenne giorno, il fratello Graham Snelling doveva andare a lavorare, così il signor Emil doveva accompagnarlo e io sapevo di dover lasciare la casa, eppure il fratello Graham doveva essere seduto lì perché ha i capelli biondi ricci, come sapete, doveva essere seduto su questo divano letto. So I was sitting there where Brother Grimm was supposed to be sitting, but the old woman wasn't there. There's no old woman at the place. So I sat there, and so Brother Emil got his coat on. Così io ero seduto lì, dove il fratello Graham doveva essere seduto, ma la donna anziana non c'era, e non c'era nessuna donna anziana nel luogo. Dunque io stavo seduto lì, e così il signor Emil si mise il cappotto. Then I noticed if Brother Grimm left, hard to tell when he'd ever be back. See? And then I noticed even if the woman come, then Brother Grimm wouldn't be there. So you see what kind of condition he's in. Allora capii che se il fratello Grimm se ne andava, difficile dire quando sarebbe mai ritornato. Capite? E allora capii che se anche la donna fosse venuta, allora il fratello Grimm non ci sarebbe stato. Così vedete in che tipo di condizione mi trovavo. And so
Mr. Amos said, Brother Branham, do you want to go, or Brother Bill, do you want to go home? You want me to take you down home? I said, no, sir, I'll just wait if you don't mind. E così il signor Emil disse: fratello Branham, vuoi andare? Cioè, fratello Bill, vuoi andare a casa? Vuoi che ti accompagni a casa? Dissi: no, signore, aspetterò soltanto se non ti disturba. I hate to stay there in the house, just the baby and the mother and myself, called. They were young people. He was about 25 years old, I suppose. And I was about the same age. And I said, no, I'll just wait, if you don't mind. He said, it's all right, Brother Bill. Mi dispiaceva rimanere lì nella casa, solo il bambino e la mamma, io, perché erano giovani, lui aveva circa 25 anni, suppongo, e io ero circa della stessa età, e dissi, no, io proprio aspetterò se non ti disturba. Disse, va benissimo, fratello Bill. And so the mother walking the floor hysterically and crying and everything, and the baby's just worse, see? E così la mamma, camminando per la stanza, istericamente piangendo e tutto, sapete? E il bambino sta proprio peggio, vedete? Just looked like any minute, just kind of catching his breath like he's going. That's all his breath is in it. Sembra proprio che a momenti quasi trattenesse proprio il respiro così, andandosene. Ecco tutto il respiro che c'era in lui. And nothing, they didn't have penicillin and things them days, you see, so they just put plasters on them and things like that, but the little baby had it for several days and it was gone, see, or going. E niente, non avevano penicillina e altro a quei tempi, vedete? Così loro proprio gli avevano messo dei gessi e cose del genere, ma il bambino lo aveva avuto per diversi giorni e se n'era andato, vedete? Cioè, se ne stava andando. And then I sat down there and I thought, if Grim got his coat on, and he started to go out the door and he said to his wife, he said, now we'll be back just a minute. E allora io rimasi seduto lì, pensai, se Graham si mise il cappotto e si avviò per uscire dalla porta e disse a sua moglie, ora ritorneremo giusto fra un minuto. I thought, oh God, then I'll have to stay here all day, maybe all night again, you see, waiting for that vision. What can I do? Pensai, oh Dio, allora dovrò rimanere qui tutto il giorno e forse tutta la notte di nuovo, vedi? Aspettando quella visione. Cosa posso fare? And I looked out the window, and coming around the house come the baby's grandmother, and there, I didn't learn later it was the grandmother, and she had on glasses. I thought, this is it, Lord, if Grimus don't go out the door. E guardai fuori dalla finestra e girando intorno alla casa entrò la nonna del bambino lì e venne a sapere più tardi che era la nonna e portava gli occhiali. Pensai, e questo signore se Graham soltanto non esce dalla porta. So she always come to the front door, but somehow they don't even know it yet, but she went to the back door to come in the kitchen. And she walked in the kitchen, the little old house. Così lei arrivava sempre dalla porta principale, ma in qualche modo neanche loro lo sanno ancora, ma lei andò dalla porta sul retro, entrò nella cucina e si avviò nella cucina, la vecchia casetta. And as she got to the door, her daughter ran over there and kissed her because it was the daughter's mother, and kissed her and Brother Grimm, and then she said, is the baby better? She said, Mother, it's dying. And she started screaming like that, and her mother crying. E lei arrivò alla porta, sua figlia corse lì e la baciò, perché era la mamma della figlia, sapete, la baciò, e il fratello Graham, allora lei disse, sta meglio il bambino? Lei disse, mamma, sta morendo, e si mise a strillare così, e sua madre a piangere. Then I thought, if this will just work, now if Graham don't go out, and I raised up and I couldn't say nothing, you see, just wait. And Brother Graham walked around, I got up so he could sit down.
Allora pensai, se questo proprio funzionerà ora, se Graham non esce, e mi alzai e non potevo dire niente, vedete, solo aspettare, e il fratello Graham si avvicinò, io mi ero alzato così che potesse sedersi. And that was some of his relation, you see, so he just started crying too and sat down on the duofold where he was supposed to be sitting. I thought, now, if that old lady will just come around and sit down in this red chair. E quello era uno dei suoi parenti, vedete. Così anche lui iniziò proprio a piangere e si sedette sul divano letto dove doveva stare seduto. Pensai, ora, se quella signora anziana soltanto si avvicinerà e si siederà su questa sedia rossa. And I got back to the door where Mr. Hamill was standing with his overcoat on and ready to go out. Real cold weather, blizzardy cold. E io ritornai alla porta dove stava il signor Emil con il cappotto addosso e pronto a uscire, il tempo freddissimo, freddo da tormenta. And I thought, and the old lady sat down in this chair, and Grim sat down and ducked his head down, and the mother of the baby put her hand up on the door and began weeping, just exactly the vision, and the old lady sat down. E pensai, e la signora anziana si sedette su questa sedia e Graham si sedette e abbassò la testa e la mamma del bambino mise la mano sulla porta e iniziò a piangere, proprio esattamente alla visione, e l'anziana signora si sedette. And instead of it being tears altogether on her glasses, coming from the cold, it fogged them. And she reached in her little briefcase and got a little handkerchief out, and or a little satchel, and started wiping these glasses. Brother, that was it. E anziché essere lacrime completamente sui suoi occhiali, veniva dal freddo, li aveva appannati, e mise la mano nel suo piccolo zainetto e ne tolse fuori un fazzoletto e una piccola borsa a tracolla e si mise a strofinare questi occhiali. Fratello, eccolo! I said to Mr. Emmel, Mr. Emmel, you still have confidence in me as a servant of Christ? He said, I sure do, Brother Branham. Io dissi al signor Emil, signor Emil, hai ancora fiducia in me come il servitore di Cristo? Lui disse, certo che ce l'ho, fratello Branham. I said, I can tell you now. I spoke ahead of the vision a while ago, that's why it didn't happen. If you still got confidence in me, go bring me your baby. Oh my, I seen it was right then, you see. Go bring me your baby. Io dissi, posso dirtelo ora, ho parlato in anticipo sulla visione poco fa, ecco perché non è accaduto. Se hai ancora fiducia in me, vai a prendermi il tuo bambino. Oh, my, capisco che era esatta in quel momento, vedete. Vai, portami il tuo bambino. He said, I'll do anything you tell me to do, Brother Bill. I won't be afraid to pick it up, because when I picked it up, it just went, the breath altogether left it. Egli disse, farò qualsiasi cosa mi dici di fare, fratello Bill. Non temerei a sollevarlo, perché lo sollevavano, se ne andava proprio. Il respiro lo lasciava completamente. Brought the little baby up to me, reaching out in his arms. Brought it up to me and stood there. I put my hand on it and said, Lord, forgive the stupidity of your servant. See, I spoke ahead of your vision. But now let it be known that you're a God of heavens and earth. Mi portò il bambino, si allungò e lo prese in braccio, lo portò fino a me, rimase lì, gli misi la mano sopra, dissi, Signore, perdona la stupidità del tuo servitore, vedi, ho parlato in anticipo sulla tua visione, ma ora che si conosca che tu sei il Dio dei cieli e terra. When we were sitting there, the little baby threw both arms around his daddy and began screaming and crying and said, Daddy, I feel all right now. See? I said, Mr. Himmel, let the little baby alone. It'll be 3 days before it leaves it because it made 3 steps unwinding. Non appena dissi questo, il bambino gettò tutte e due le braccia intorno al suo papà, iniziò a strillare e a piangere dicendo, Papà, mi sento bene ora. Vedete? Io dissi, signor Emil, lascia stare il bambino, ci vorranno 3 giorni prima che ciò lo lasci, perché ha compiuto 3 passi raddrizzandosi. I went home. I told it in my church. I said, I'm going back as on Monday.
I said, Wednesday night before church, I'm going up there. There's poor people, and we made them up a basket of groceries to take to them. Andai a casa e lo dissi nella mia chiesa, dissi ritornerò, questo era lunedì, dissi mercoledì sera, prima del servizio ci andrò. Loro erano poveri e mettemmo insieme per loro una cesta di cibo da portare a loro. So I said, I want you all to go. And when I go there and you get around the house, and when I come to that place, to where that house is, you watch and see if that little baby don't come across the floor with a little mustache made here where he's been drinking chocolate milk or something, you see, and put his hands in mine and say these words, Brother Bill, I'm perfectly whole. This little 3-year-old baby. Watch and see if it don't happen. Così dissi, voglio che tutti ci andiate quando ci vado io e voi avvicinatevi alla casa e quando arrivo in quel posto dove si trova la casa, state attenti e osservate se quel bambino non attraversa la stanza con i baffetti fatti qui dove ha bevuto latte al cioccolato o qualcosa, vedete? E mette le mani nelle mie e dice queste parole, fratello Bill, sono perfettamente sano. Questo bambino di 3 anni, state attenti e vedete se non accade. My wife now, Mita, way before we were married, so she was in the bunch. And a truckload went and placed themselves around the house, see, to see me when I drove up in the old public service company truck that I had home that night. Mia moglie, ora, Meda, molto prima che fossimo sposati, anche lei era nel gruppo e andò un furgone pieno e si piazzarono vicino alla casa, vedete, per vedermi quando arrivavo con il vecchio fuoristrada della società del servizio pubblico che avevo a casa quella sera. I didn't have any car of my own, full of tar in the back and things, you know, where I'd been hauling it that day and fixing things. Non avevo una macchina mia, pieno di catrame sulla schiena e altro, sapete, dove lo avevo trasportato quel giorno e preparando le cose. Drove up in front, stopped, went up on the porch, knocked on the door, and they didn't have no rugs on the little old floor, and the mother come across the floor and said, why, it's Brother Bill, like that, and the people were looking at the windows at the time to see what would happen. Arrivai davanti, mi fermai, salì al portico, bussai alla porta e non avevano tappeti sul piccolo vecchio pavimento e la mamma attraversò la stanza, disse, beh, è il fratello Bill in quel modo e le persone guardavano nelle finestre in quel momento per vedere cosa accadeva. And in the corner playing was this little boy the third day. I stopped, never said a word, and he comes strolling across the floor. Put his little hands up in mine with been drinking chocolate milk, his little mustache like a crosshair from the chocolate milk. Put his hands up in mine. Said, Brother Bill, I'm perfectly whole. E nell'angolo che giocava c'era questo bambino. Il terzo giorno mi fermai, non dissi una parola e arrivò camminando per la stanza, mise le manine nelle mie con aveva bevuto latte al cioccolato, i suoi baffetti come lungo lì per il latte al cioccolato. Mise le mani nelle mie e disse, fratello Bill, sono perfettamente sano. That night at the church I told it. I said, there's a cripple girl somewhere that's needy. I said, church, I don't know what these things mean. I can't tell you. Quella sera in chiesa lo dissi, c'è una ragazza invalida da qualche parte che è bisognosa. Dissi, chiesa, non so cosa significhino queste cose, non so dirvi. And so I was working at the public service, and I remember one day, about a week after that, I started to leave the building, going out. Mr. Herb Scott lives here in the city right now. He was my boss. And he said, I started down, he said, Billy, and I said, yeah, I said, before you leave, I've got a letter here for you. I said, okay, Herbie, I'll pick it up in a minute. E perciò lavoravo nel servizio pubblico e mi ricordo un giorno, circa una settimana dopo quello, mi avviai per lasciare l'edificio uscendo. Il signor Herbie Scott vive qui in città, proprio ora era il mio capo, e lui disse, mi avviai giù, disse, Billy? Io dissi, sì. Disse, prima che te ne vai, ho una lettera qui per te. Dissi, ok, Herbie, la prenderò fra un minuto. And so I went over to get my other work. I was checking up. So I went over to get my other work done.
E così andai a fare il mio rimanente lavoro, stavo controllando, così andai a finire il mio rimanente lavoro. And when I did, I remember that letter, and I went and got it and opened it up and said, Dear Mr. Branham, see, said, my name is Nail. I'm Mrs. Harold Nail. We live at a place called South Boston. And said, we're Methodists by faith. E quando io lo finii, mi ricordai di quella lettera. Andai a prenderla, l'aprii e diceva, caro signor Branham, vedete, diceva, mi chiamo Nail, sono la signora Harold Nail, abitiamo in un posto che si chiama South Boston, e diceva, noi siamo metodisti di fede. And I happened to read a little book that you wrote called Jesus Christ, the Same Yesterday, Today, and Forever, a little pamphlet. And we were having prayer meeting in our house the other night, and we have heard of you having success praying for the sick. E mi è capitato di leggere un libricino che lei ha scritto che si chiama Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, un opuscoletto. E stavamo tenendo una riunione di preghiera a casa nostra l'altra sera e abbiamo sentito di lei che ha successo nel pregare per i malati. And said, I have an afflicted daughter, 15 years old. Said that's laying on the bed of affliction, and somehow I just can't get it off my mind that I should have you to come pray for this girl. Would you please do it? Yours truly, Mrs. Harold Nail, South Boston, Indiana. E diceva, ho una figlia afflitta di 15 anni, diceva, che giace sul letto d'afflizione e per qualche motivo non riesco proprio a togliermi dalla mente che dovrei farla venire a pregare per questa ragazza. Vorrebbe per piacere farlo? Distinti saluti, signora Harold Nail, South Boston, Indiana. I said, you know, that's the girl. That's her. I went home, told my mother, told him about it. I said, that's the girl. Io dissi, sai, quella è la ragazza, è lei. Andai a casa, lo dissi a mia madre, dissi a loro riguardo a questo, dissi, è quella la ragazza. And then that night at church, I said to the church, I said, here's that place. I said, anybody know where South Boston is? And Brother George Wright, you all are acquainted with him. He said, Brother Branham, I think it's down the south. E poi quella sera in chiesa lo dissi alla chiesa, dissi, ecco quel posto, dissi, qualcuno sa dove si trova South Boston? È il fratello George Wright, tutti lo conoscete. Disse, fratello Branham, penso che sia giù nel sud. So the next day, two friends of mine, and my wife, which now is, and a man and his wife from Texas, their name was Brace. Così il giorno dopo 2 miei amici e mia moglie, che lo è ora, e un uomo e sua moglie dal Texas. Il loro nome era Brace, Ed Brace. He lives down here now in below Milltown, farmer. He was a rancher out in the west, and he had moved here to be close to the church. And I'd prayed for his wife, and she had been healed of a tubercular condition. Abita qua giù ora, sotto Milltown, un agricoltore. Era un allevatore nell'ovest e si era trasferito qui per stare vicino alla chiesa. E avevo pregato per sua moglie ed era stata guarita da una malattia tubercolare. And so he wanted to see this happen. I said, you go with me and see if it don't happen just this way. So the lady had never seen a vision, Mrs. Brace. E così voleva vedere accadere questo. Dissi, vieni con me e vedi se non accade proprio in questo modo. Dunque la signora non aveva mai visto una visione, la signora Brace. So my wife went with me, and Brother Jim Weishart, the old elder, you remember the church there, the old deacon, he wanted to sit, and I just had a little old roadster then, and I piled them all in there.
Così mia moglie venne con me e il fratello Jim Wisort, il vecchio anziano, ricordate, la chiesa lì, il vecchio diacono voleva vederlo. Io avevo giusto una piccola vecchia Spider a quel tempo e li infilai tutti all'interno. And we went down below New Albany, and I found this sign, and I come to find out it wasn't South Boston, it was New Boston. So then I didn't know where to go. So I come back up to Jeffersonville and asked somebody, and somebody went to the post office, and they said, South Boston is up above Henryville. E scendemmo sotto New Albany e trovai questo segnale e venni a scoprire che non era South Boston, era New Boston. Perciò allora non sapevo dove andare. Così ritornai a Jeffersonville e chiesi a qualcuno. E qualcuno andò all'ufficio postale. Loro dissero South Boston è sopra Henryville. So I went up to Henryville, and I asked there, and they said, turn off on this road. It's about 15 miles back where these knobs here. You find a little place, be careful, you'll miss it. Così io andai a Henryville e chiesi là e dissero, gira su questa strada, erano circa 15 miglia dietro su queste alture. Qui trovi un posticino, stai attento, lo mancherai. Said because it's just one little store, and the store's got the post office and everything else in it. South Boston. Over in these knobs. These 17,000 acres of them knobs in there, you see. And this is over behind it in the hills there. Disse perché c'è solo un negozietto e nel negozietto all'ufficio postale ogni altra cosa dentro. South Boston, su, tra queste alture. Ci sono 1700 acri di quelle alture là, vedete? E questa è dietro quella nelle colline lì. So we went on riding along, and all at once I felt real strange. After being driving 5 or 6 miles, and I felt real strange. And I said, I don't know. They said, what's the matter? I said, I believe that one that talks to me wants to talk to me, so I'm going to have to leave the car. Così proseguimmo continuando a guidare e tutto ad un tratto mi sentii davvero strano. Dopo aver guidato 5-6 miglia mi sentii davvero strano. Dissi, non so. Loro dissero, cosa succede? Io dissi, credo che colui che mi parla voglia parlarmi, così dovrò lasciare la macchina. So I got out of the car, and the women sitting on women's laps, and everything, that little old roadster, and I got out of the car and went around behind the car. Allora uscii dalla macchina e le donne sedute in grembo alle donne, sapete, e ogni cosa, quella piccola vecchia Spider, e uscii dalla macchina e girai dietro alla macchina. I bowed my head down, put my foot up on the bumper in the back of the car, and I said, Heavenly Father, what would you have your servant know? E chinai il capo, misi il piede sul paraurti, sul retro della macchina e dissi, Padre Celeste, cosa vorresti far sapere al tuo servitore? And I prayed, nothing happened. I waited a few minutes, and I thought, well, usually where there's a crowd like that, I have to get to myself. And so I waited a few minutes. E pregai, non accadde niente, aspettai qualche minuto e pensai, egli di solito, dove c'è una folla come quella, io devo riprendermi e così aspettai qualche minuto. I happened to be attracted to look over there, and I happened to think, well, look here, here's that old church sitting down here, and if you ever at it, it's a Bunker Hill Church. Mi accadde di essere attratto, di guardare lassù. Mi venne di pensare, guarda qui, ecco quella vecchia chiesa che sta qua giù. E se voi mai è la chiesa di Bunker Hill. And I looked over on the side of Bunker Hill Christian Church, and there was a tombstone of the graveyard right in front of the church. E guardai su un lato la chiesa cristiana di Bunker Hill e c'erano le lapidi del cimitero proprio di fronte alla chiesa. And I went over there, I said, now you all got them letters. I've never been in that country before in my life. Never was in above there anywhere in my life. E ci andai, dissi, ora tutti voi avete quelle lettere. Non ero mai stato in quel paese prima nella mia vita, mai stato là sopra da nessuna parte nella mia vita. And I said, you get them names and numbers and come over here and sit there and same one on this tombstone. And there it was, just exactly. I said, that's it. We're on the right road now. I said, that's the angel of the Lord. See, I passed right on by it and not know it. So, he's perfect.
E dissi: prendete quei nomi e numeri e venite qui, vedete se non sono gli stessi su questa lapide. Ed erano là, precisamente. Io dissi: ecco, siamo sulla strada giusta ora. Dissi: quello era l'angelo del Signore, vedete. Ero passato proprio vicino ad essa e non lo sapevo, perciò, egli è così perfetto. And so we rode on and on. Directly I met a man and I said, could you tell me where South Boston is, sir? He said, you jog to the right and the left and, so forth like that. And we just kept on going. E così guidammo sempre avanti. Incontrai direttamente un uomo e dissi: potrebbe dirmi dove si trova South Boston, signore? Egli disse: gira subito a destra e sinistra. Sapete, avanti in quel modo. E continuammo proprio ad andare. So after a while, I noticed I come into a little place and it had a kind of a little village like, and I looked, I said, that's it right there. Così dopo un po' entrai in un posticino e aveva come una specie di piccolo villaggio e io guardai e dissi: eccolo, proprio lì. I said, there's that yellow storefront. And I said, now you watch, a man is going to come out of there with a blue overalls on, a white corduroy, a yellow corduroy cap with a white mustache, and tell me where to go. If it ain't, I'm a big storyteller. Dissi: ecco lì, c'è quella vetrina gialla. E dissi: ora state attenti, un uomo uscirà da lì con una salopetta blu, un velluto bianco, cioè un berretto di velluto giallo con i baffi bianchi, e mi dirà dove andare. Se non è, sono un gran bugiardo. And so there's all waiting, and I drove up in front of the place, and just as I drove in front, out come the man with the blue overall suit on, and the yellow corduroy cap and the white mustache, and Mrs. Brace fainted in the car. Seen it come to pass like that. E così stavano tutti aspettando e arrivai con la macchina di fronte al posto e proprio quando arrivai di fronte venne fuori l'uomo con l'abito di salopette e il berretto di velluto giallo e i baffi bianchi. E la signora Brace svenne nella macchina vedendolo verificarsi in quel modo. I said, sir, you're to tell me where Harold Nail is. He said, yes, sir. Said, did you come from the south? I said, yes, sir. Said, you passed it about a half mile down the road. You turn the first road to the left. You go up and you find a big red barn, and you turn in there at that red barn. Said, it's the second house on your right as you turn up that little lane-like road. I said, yes, sir. He said, why? Io dissi: signore, lei deve dirmi dove si trova Harold Nail. Lui disse: sì, signore. Disse: sei venuto dal sud? Dissi: sì, signore. Disse: l'hai passato, circa mezzo miglio lungo la strada, gira, la prima strada a sinistra, sali e trovi un grande granaio rosso e tu gira lì dentro a quel granaio rosso. Disse: è la seconda casa alla tua destra quando giri a quella strada come un sentiero. Dissi: sì, signore. Lui disse: perché? I said, he has an afflicted daughter, does he? He said, yes, sir, he does. I said, the Lord is going to heal her. And the old man started crying. See? He never knowed. And so he's included in the vision. He didn't know what was going on. Dissi: ha una figlia afflitta? Non è vero? Disse: sì, signore, ce l'ha. Io dissi: il Signore la guarirà. E l'anziano iniziò a piangere, vedete? Lui non lo sapeva. E così era incluso nella visione. Non sapeva cosa stesse succedendo. I turned around. We got Miss Nail kind of revived again, and went up there, walked up into the yard, got out of the car, started up the place to the place where it was at, and a heavy-set young woman come to the door. I said, there she is. See? Io girai, rianimammo in qualche modo la signora Nail e ci andammo, entrammo nel cortile, uscimmo dalla macchina, ci avviammo al posto nel posto dov'era. E una giovane donna robusta venne alla porta. Io dissi: eccola, capite? And so she said, how do you do? And I said, how do you? I said, I'm Brother Bill. Oh, she said, I thought you were. She said, you got my letter? I said, yes, ma'am, I did. E così lei disse: salve. E io dissi: salve. Dissi: io sono il fratello Bill.
Oh, disse lei, io ho pensato che fossi tu. Disse, hai ricevuto la mia lettera? Dissi, sì, signora, l'ho ricevuta. She said, I'm Mrs. Harold Nail. I said, well, I'm glad to know you, Mrs. Nail, and this is just a little party. Come with me to pray for your girl. Said, yes. I said, she's fixing to be healed. She said, what? And her lips started quivering. She started crying. I said, yes, ma'am. Lei disse, sono la signora Arnold Nail? Io dissi, bene, sono lieta di conoscerti, signora Nail, e questo è giusto un gruppetto che è venuto con me a pregare per la tua ragazza. Disse, sì. Io dissi, lei sta per essere guarita. Disse, cosa? E le labbra iniziarono a tremarle. Iniziò a piangere. Io dissi, sì, signora. And I don't know, I never stopped for the woman. I walked right on down the hall, and my party followed me. When I opened the door to the right of the hall, big old country home, opened the door, there was the yellow papers on the wall, red figures, the sign, God bless our home. E io non mi fermai per la donna, andai proprio avanti nella scala e il mio gruppo che mi seguiva. Quando aprì la porta alla destra della sala, una grande vecchia casa di campagna, aprì la porta, c'era il giallo, cioè le carte gialle sul muro, le figure rosse, la scritta Dio benedica la nostra casa. The old brass poster bed, chunk stove sitting to my left, and there's a little bitty cot sitting there with this boyish-looking girl laying in it. Il vecchio letto d'ottone baldacchino, la stufa a legna, stava alla mia sinistra e c'era una piccolissima brandina messa lì, con sopra stesa questa ragazza, dall'aspetto mascolino. Now something happened. I was up in the corner of the room watching my body go to that bed. And I laid my hands right across her stomach, exactly the way the Lord said. Ora accadde qualcosa. Io stavo in piedi nell'angolo della stanza, osservando il mio corpo che andava a quel letto, e misi le mani proprio sul suo stomaco, precisamente nel modo in cui il Signore aveva detto. And when it did that, when Miss Nail walked in the room and seen that, down she went on the floor again, fainted. She's kind of a weakly person, and she fainted on the floor again. E quando lo feci, quando la signora Nail entrò nella stanza e vide questo, cadde di nuovo a terra svenuta. Lei è una persona piuttosto debole e svenne di nuovo a terra. And Brother Nail was trying to work with her, and old Brother Jim standing there saying, bless the Lord, holding his hands together if you all knew how he acted. E il fratello Nail stava cercando di adoperarsi con lei. E il vecchio fratello Jim che stava lì diceva, benedici il Signore, tenendo unite le mani, se tutti avete conosciuto come agiva lui. And so then I looked at that, and I seen that, and I laid my hands up on her, or across her stomach like this, and I said, Lord, I do this at the command of what I think is God telling me to do it. And about that time she started crying. And she jumped up. E così poi guardai ciò e lo vidi, e misi le mani sopra di lei, cioè sul suo stomaco, così dissi, Signore, faccio questo al comando di quello che io credo sia Dio che mi dice di farlo. E quasi in quel momento lei iniziò a piangere e saltò. And they just got Miss Nail to her feet. She'd woke up from her fainting spell. And when the girl jumped from the bed, there come her pajama leg up on the right leg, just exactly the way that it showed in the vision. And there was that round knee of a girl instead of a boy, and down went Miss Nail again. See, she fainted. That's the 3 times she'd fainted. E avevano messo in piedi la signora Nail, si era svegliata dal suo svenimento e quando la ragazza saltò dal letto lì si sollevò la gamba del suo pigiama sulla gamba destra, precisamente nel modo in cui si era visto nella visione. E lì c'era quel ginocchio tondo di una ragazza anziché di un ragazzo e andò di nuovo giù la signora Nail. Vedete? Svenne. Quella fu la terza volta che era svenuta. And that girl walked out of there in that room and went into her dressing room weeping and put on her kimono, come walking back combing her hair. And her one hand was paralyzed too on the right side, combing her hair with that crippled hand.
E quella ragazza uscì da là in quella stanza ed entrò nel suo camerino piangendo e si mise il suo kimono, tornò camminando, pettinandosi i capelli con quella e anche la sua mano era paralizzata sulla destra, pettinandosi i capelli con quella mano invalida. She's married, got a bunch of children. Her name, I don't know what her name is now, but Nails, anybody could tell you, Harold Nail, and that visions are true. Lei è sposata, ha un mucchio di bambini. Il suo nome, non so qual è il suo nome ora, ma dei Nail, chiunque potrebbe dirvelo, Harold Nail. E quelle visioni sono vere. I could place that and take you to people that would make a volume of books if such things have happened. Now that's true, Brother Dale. I'll fail. I'm a man. I'm a failure to begin with, and a very poor substitute for a servant of Christ. Potrei mettere quello e portarvi a persone che formerebbero un volume di libri di tali cose che sono accadute. Ora, ciò è vero, fratello Whale. Io fallirò, sono un uomo. Sono un fallimento, tanto per cominciare, e un sostituto molto misero come servitore di Cristo. M-E-R-R-E-L-L. I thought it was like that, Marion. Is that all the names we use now? Mail with N-E-I-L? N-A-I-L. Brace, B-R-A-C-E. B-R-A-C-E. Add brace. And I think I've got them all. Just a minute. Graham, Schilling. Graham, G-R-A-H-A-M-S-N-E-L-L-I-N-G. Oh, Snelling. Yeah, we got it. M-E-R-R-E-L-L. Sono queste tutte quelle che ci sono queste ora? N-A-I-L. B-R-A-C-E. Add brace. Graham. Graham. S-N-E-L-L-I-N-G.